tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, questa è una scheda Hisense modello nuovo, di cui questi modelli con i condensatori da 330 microfarad hanno tutti lo stesso problema. Guardate un po', condensatori esplosi completamente, alcuni si aprono proprio da sopra, quindi si aprono tipo un carciofo. Da quello che mi hanno detto sono schede di produzione polacca, cioè Polonia. Prima di andare a sostituirli togliamo il dissipatore e vediamo un po' come sta messa la parte di potenza. Mettiamo il multimetro in test diodo e andiamo a vedere questo IGBT ed è in corto. Allora, rimosso i condensatori, guardate un po' come si combinano. Allora andiamo a sostituire questi condensatori, ma prima dobbiamo fare un test sulla parte di potenza, sempre mettendo il tester in prova diodo. L'IGBT avevamo già visto che era in corto, andiamo a togliere questa pellicola che serve per isolare l'IGBT da questo dissipatore in alluminio. In pratica questo va qui, serve per isolarlo perché qui sotto c'è metallo, ok, quindi andiamo a vedere se è ancora in corto. Sì, è ancora in corto, anche perché se non mi sbaglio questi non erano in corto, infatti non erano in corto. Vediamo quanto misurano in microfarad. 243 microfarad, da 330 a 243, qui si vede meglio. 330, vediamo questo addirittura 51 microfarad. Vabbè, questi li buttiamo. Andiamo a togliere l'IGBT. Facciamo di nuovo il test. In corto anche sul gate, quindi andremo poi a testare un po' il circuito del gate. Vediamo questo diodo. Perfetto, anche questo in corto. Speriamo che si è salvato almeno l'IPM. Infatti in corto. Ok, andiamo a fare il test dell'IPM. Ok, l'IPM sembra salvato. Ok, andiamo a vedere il ponte diodo. Ok, anche il ponte diodo sembra buono. Testiamo il fusibile. Fusibile è ok. Perfetto, allora dobbiamo andare a rimettere i condensatori, l'IGBT e il diodo.
Allora, ho messo un condensatore da 470 microfarad 400 volt, quindi ho un altro 400 volt 470 microfarad, però questo non va perché questi qua sono più grossi nei confronti di quelli che ho tolto. Questi sono da 330, guardate la differenza, quindi questo non va. Ne ho saldato uno grande e uno piccolo, uno da 330 microfarad e l'altro da 470 microfarad, quindi dovremmo avere 800 microfarad in tutto. Andiamo a fare il test, la misurazione per vedere quanti microfarad abbiamo. 793 microfarad, ok, sempre meglio di 6,60, che poi 6,60 non si arriva mai, sicuramente si doveva arrivare intorno a 600, ma in questo caso ci abbiamo quasi 800 microfarad. Vi ricordo che quando i condensatori sono in parallelo è al contrario delle resistenze, perché le resistenze in parallelo si fa la divisione se i valori sono uguali, mentre invece si fa la somma se sono in serie. In questo caso i condensatori sono al contrario, perché i condensatori si fa la somma quando sono in parallelo. In questo caso abbiamo quasi 800 microfarad. Si preferisce sempre metterli uguali, però purtroppo l'altro da 470 microfarad non mi entrava e ho dovuto mettere questo qua. Ok ragazzi, montato tutto, adesso andiamo a fare un test con la lampadina in serie, non si sa mai, e prendiamo lo spellacavi, perché qui purtroppo hanno tranciato i cavi. Andiamo a spellare questi due cavetti di neutro e fase, giusto per fare il test, anche perché poi questi dovranno essere cambiati, sostituiti. Questa scheda non monta il reattore a parte, che è questo. Questa scheda qua, questo non lo monta perché ha questo induttore, che la funzione è uguale, non cambia niente, solo che questo è più piccolo, quello è più grande. Ovviamente c'è differenza tra questo più grande e questo più piccolino. Questo più piccolino al suo interno ha un materiale diverso di questo, perché questo qua è fatto tutto in ferro, anche a centro della bobina è fatto in ferro, cioè se guardate bene sono tutte lamelle, queste qua sono tutte lamelle di cui va poi anche a ricoprire la parte centrale della bobina, che fa da permeabilità magnetica. La permeabilità magnetica è importante nell'induttore e questo, anche se è più piccolo, è differente di quello, perché la permeabilità magnetica al suo interno non è di ferro ma è di ferrite, che ha una conducibilità elettrica maggiore, diversa di questo qua. Ripeto, tra reattore, questo viene chiamato reattore, questo viene chiamato induttore, ma alla fine non cambia niente, la funzione è sempre la stessa. L'ho spiegato più volte qual è la sua funzione, quindi magari spulciatevi qualche video di cui vado a parlare del reattore. Ok, diamo alimentazione, così vediamo se si accende. Clic del relè, andiamo a spegnere la lampadina, così vediamo sotto i led cosa fanno. Allora, abbiamo due led rossi accesi, di cui led 1 acceso, perché qui ce ne sono tre, led 1 è acceso, led 2 e led 3 è spento. Quindi vado a avvicinarmi un po', così vi faccio vedere. Allora, quando si fa il test sul banco, questi tre led deve essere acceso solo il led 1, anche perché manca tutto, cioè mancano le sonde che il micro
devi andare a leggere, altrimenti dà errore. Ma se si fossero accesi altri LED, cioè tipo LED 1 e LED 2, significa che ci sta qualche problema sulla scheda, perché il microcontrollore sta vedendo qualche altro problema. Questo LED qua, che è un LED della presenza dell'alimentazione del micro, in questo caso il micro qui è alimentato andiamo a vedere, a 5 volt su questo regolatore, entra da 12 volt e regola a 5. Eccola qua. Quindi questo LED sta come presenza del secondario, mentre invece questi 3 LED l'ho appena spiegato, quindi sul test sul banco deve stare acceso solo il LED 1. Poi abbiamo un altro LED che sta qui, che in pratica questo LED si accende nel momento in cui va a comunicare con l'unità interna. Ok, adesso andiamo sul banco prova, andiamo a fare la prova per vedere se funziona. Ovviamente prima andrò a cambiare questi cavetti e dopodiché andremo a fare il test sul banco simulazione. Bene ragazzi, scheda collegata, diamo alimentazione. Ventilatore partito, compressore anche. Da questo manometro possiamo vedere la pressione che sta salendo. I 3 LED che lampeggiano, LED 1, LED 2, LED 3, e gli altri 2 LED sono fissi. Gli altri 2 LED sono fissi, mentre i 3 LED in parallelo, uno a fianco all'altro, lampeggiano. Bene ragazzi, scheda riparata. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale per contribuire e fare in modo che possa fare altri video come questi. Azionate la campanella per le notifiche, in modo che arriva la notifica quando inserirò un altro video come questo. E da Mimmo Refrigerator questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.